Scommetto che non avete mai sentito parlare dello scheomorfismo. Scommetto che, proprio come me, invece, lo scheomorfismo lo usate nella vita di tutti i giorni. Cosa è lo scheomorfismo? Sì, lo ripeto tante volte perché mi piace pronunciare questa parola. Potremmo definire lo scheomorfismo come l'arte o l'atteggiamento di mettere degli ornamenti che non hanno nessuna funzione se non quella di farci riconoscere un oggetto che conosciamo bene. Vi faccio un esempio. Immaginate una lampada a forma di candela. Quindi il fatto che la lampada sia a forma di candela non toglie né aggiunge alla funzionalità della lampada, però noi vediamo la lampada e ci ricorda la candela, una cosa antica. Faccio un esempio ancora più vicino al nostro mondo. Visualizzate il modo in cui voi eliminate i file che non vi servono dal computer. Li mettete in un posto che si chiama in inglese trash, spazzatura, e che ha forma di bidone della spazzatura. Ora, noi potremmo eliminare i file che non ci servono dal computer anche se li trascinassimo in un posto a forma di palla, però il fatto che sia a forma di bidone della spazzatura ci ricorda quella che è la funzione di buttare via la spazzatura, anche se c'è una bella differenza tra la spazzatura reale che noi mettiamo via nel bidone del riciclo, quella che possiamo toccare, quella analogica, e la spazzatura virtuale che non è una vera e propria spazzatura. Diciamo che è un tipo di falso realismo, è un'estetica che viene usata moltissimo nel mondo digitale, in quello del computer, dove si dà una forma familiare alle app e alle cose che di materiale non hanno niente. Pensate un po' alle icone che rappresentano le app per fare fotografie. Più sì che no hanno una forma che ricorda una macchina fotografica, o pensate alla app che permette di prendere note sul computer o sul cellulare, è a forma di block notes, anche se avrebbero potuto farla in una forma completamente diversa. È un modo per farci rendere meno estranee le cose nuove che troviamo nella nostra vita, e questo viene fatto anche fuori dal computer. Pensate quando acquistate un oggetto di plastica, un giocattolo di plastica di pochissimo valore, che però viene presentato come finto legno, o anche i piani delle scrivanie che sono formati da materiale plastico che mette insieme diverse cose eccetera, però gli viene data la venatura come se fosse del legno massiccio vero e proprio. Perché vi sto parlando dello scheomorfismo? Non lo so, perché mi è capitata nell'inbox delle mie email una newsletter che parlava di scheomorfismo, ci ho perso tutta la mattina a leggerla e volevo condividere questo concetto con voi.